Benvenuto all'Artist Recap, questo nuovo format dove metto insieme tutti i miei shorts della settimana e ti faccio vedere cosa ho fatto come artista professionista, su cosa ho lavorato, di cosa ho parlato. Quindi goditi questa raccolta di video shorts e becchiamoci nei commenti per parlare di tutto. Via! Tutti vedono il fumetto finito, ma nessuno vede quello che c'è dietro. Guarda, sto ottimizzando il file del fumetto per poterlo condividere su tutte le piattaforme, diciamo nella maniera più appunto ottimale possibile. Ho fatto anche delle nuove introduzioni, come a fare una sorta di nuova edizione, pagine rifatte, ore e ore per cercare la perfezione e alla fine nessuno noterà, attenzione, nessuno frega un cavolo. Sì, perché in fondo importa solo a me. Questa è la fatica invisibile, quella che ti fa perdere tempo, però cavolo, poi la cosa funziona perfettamente, funziona bene, che fai, non l'apprezzi? Questa è la fatica invisibile del creare. Se sei un artista, usi i social come vetrina per dire questa roba la faccio io, per farti riconoscere come autore in modo che la gente ti apprezzi, giusto? Sbagliato! Su X hanno deciso che il copyright non serve più, implementando questa geniale funzione. Adesso chiunque può modificare i tuoi lavori ed è per questo che ho chiuso il mio profilo su X in 2 secondi e penso che tutti dovrebbero farlo, come spiega perfettamente questo commento. Dovresti essere in grado di tirartene fuori. E l'altro risponde: sì, puoi tirarti fuori da Twitter. E c'è sicuramente qualcuno che dice ma che sei esagerato. No, se accetti che chiunque modifichi le tue immagini, mi dispiace ma non fai arte, fai content. E accetti che il tuo lavoro venga trattato come un meme, nel migliore dei casi. Nel peggiore invece ne fanno un uso veramente schifoso, come è già successo e puoi solo immaginare. E come qualcun altro enuncia perfettamente, questo è disgustoso, odio la società. Tendo a concordare. Che cos'è? Creatività condivisa? Che cos'è? Perché? Smettiamola. È solo un altro modo per togliere valore e controllo a chi crea. I social possono essere uno strumento veramente efficace, ma solo se li facciamo funzionare nel modo giusto. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the Bill and Coo birds, pretty little baby. Quante volte sei rimasto a ritoccare un disegno fino a rovinarlo? Io sempre. Ma fermarsi non toglie valore a ciò che fai. Dire basta così è l'abilità che ti permette di non strafare. Chiudere una pagina o un disegno al momento giusto significa proteggere il tuo lavoro da te stesso fondamentalmente e avere energia per il prossimo disegno, il prossimo lavoro. Mi ci sono ritrovato 1000 volte con le tavole del mio fumetto, ma non ogni disegno va spinto al massimo. A volte il progresso vero sta nel saper dire basta, mi sto. Dire per ora va bene non è accontentarsi, è intelligenza creativa. È così che si evita di sovraccaricare il disegno e si migliora nel gestire il carico di lavoro. Sempre detto di fare linee precise, veloci, sicure per essere un bravo artista e molti commenti come questo sembrano pensarla così. Ma se ti dicessi che questa regola è falsa, un'infinità di gente, mangaka, fumettisti, prendi Tatsuki Fujimoto, usano linee tremolanti, incerte, strane, eppure il loro lavoro è incredibile. Guarda qua, questi non sono errori, questo è il suo stile. Linee lunghe, corte, tremolanti non definiscono il talento di un artista, ne definiscono lo stile, il linguaggio. Questa idea che se la linea trema stai sbagliando. Ecco, questo è il problema. Quella non è la verità, quello è uno stile. Guarda Gerasi su Dylan Dog, linee tremolanti, espressive, il risultato è vibrante, emozionante, no? Non guarda la perfezione, guarda l'espressività. Le linee spezzate possono comunicare più di un tratto pulito e impeccabile, laddove il tratto pulito e impeccabile invece comunica il suo in altri contesti, no? Seguire regole su questo non ha senso. Il tuo stile nasce dalle tue scelte, da come muovi la mano, da che strumenti usi. Linee lunghe, corte, tremolanti, strane. L'espressione artistica non ha regole. Creando il tuo stile, crei il tuo linguaggio. generativa non la uso perché mai la dovrei
usare. Non voglio che scriva per me, non voglio che disegni per me male, sono io che devo generare. Ma sono recentemente incappato in questo commento e mi sono fatto una domanda: ma l'AI per correggere gli errori grammaticali non è un pochino utile? Certo, se ne può discutere, come per esempio parlare di alcuni vantaggi come scrivere 24 pagine di fumetto e non doversi preoccupare se hai messo una maiuscola dopo il punto, oppure se hai scritto a posto con 3 P scrivendolo attaccato quando invece si scrive a posto. Insomma, stronzate del genere. Mi salva la vita, insomma, mi toglie lavoro noioso che non mi interessava fare e mi libera tempo per quello che conta davvero, cioè creare. Solo correzioni precise, immediate, mirate. Potremmo vederla come ottimizzare il lavoro che non è creativo, cioè l'AI non crea ma ti libera per creare. Insomma, è ovvio che è un tema abbastanza particolare. Tu cosa ne pensi? And here we go. Bene, se sei arrivato fin qui, dimmi che ne pensi qui sotto nei commenti. Ti ricordo che il mio fumetto Crunchy Star è fuori ora su tutte le piattaforme, specialmente su Amazon, vallo a controllare e se lo leggi fammi sapere che ne pensi. Ciao!